Ciao a tutti cari amici, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi vedremo quali saranno le tendenze energetiche disponibili per il mese di giugno per voi single. Vi ricordo che queste letture possono essere integrate con le letture sull'amore e gli affetti che usciranno più avanti e iniziamo subito con il segno del toro. Come dico sempre ragazzi, le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi. Spiega anche le decadi, come trovare l'ascendente, spiega insomma le linee di tempo. È un video che potrebbe essere interessante. Sempre nella descrizione del video trovate poi il link che parla anche di tutto quello che è la sezione riservata agli abbonati, quindi video di crescita spirituale, e sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Allora ragazzi, partiamo con un 4 di denari. Il 4 di denari normalmente è una carta che indica una sorta di attaccamento, probabilmente a una situazione, a una persona o ad una certa, diciamo, zona di comfort, mi verrebbe da dire. Il 4 di denari è sempre una carta che indica una persona che è molto focalizzata, è molto, come vi posso dire, concentrata su quello che sono le questioni pratiche, proprio anche gli averi in certi casi. Andiamo poi avanti con un 7 di denari e la carta del diavolo. Il 7 di denari è una carta che indica attesa normalmente. Wow. Abbiamo poi la morte al contrario e la forza al contrario. Dicevo, il 7 di pentacoli è una carta che normalmente indica una sorta di attesa, una sorta di pazienza, se vogliamo. È come se ci fosse una situazione qui che con il 4 di pentacoli può fare riferimento a una situazione anche di tipo un po' statico. E ve lo dico perché tutte e due le carte sono carte di energia ferma fondamentalmente. E poi abbiamo verso fine mese questo diavolo e la morte al contrario con la forza. Il diavolo qui parla di qualche tipo di condizionamento, può essere un condizionamento dovuto al 4 di denari, magari a quelle cose che state gestendo da un punto di vista proprio pratico, può essere un condizionamento mentale, lo andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi così riesco a darvi delle spiegazioni più precise. E con la morte al contrario e la forza al contrario, come la sensazione che dobbiate semplicemente prendere il coraggio di fare qualche tipo di taglio o nel vostro modo di pensare o nel vostro modo di porsi o in qualche condizionamento appunto che è quello di cui ci parla il diavolo. Andiamo a vedere carta per carta, andiamo a vedere il 4 di denari. Abbiamo l'eremita e un fante di bastoni. C'è qualche zona di sicurezza alla quale vi siete attaccati? Può essere una zona di sicurezza che vi siete creati in un passato perché in quel momento vi era utile, però cosa succede? Questa sorta di staticità vi sta portando un po' a perdere l'entusiasmo per l'avventura, a perdere il dinamismo. Andiamo a vedere il 7 di denari. 8 di spade e 6 di coppe al contrario. Ragazzi, il fante di bastoni potrebbe essere una persona che per molti è del passato. Vi dico così perché abbiamo anche questo 6 di coppe, come se qualcuno stesse aspettando un ritorno. Però è anche vero che c'è questo 8 di spade al contrario. È come se ci fosse qualche pensiero, come vi posso dire, circolare. L'otto di spade, se poi penso che c'è anche il diavolo, l'otto di spade è una carta che parla proprio di sentimenti, emozioni, di vittimismo, senso di colpa, di tristezza. È come se
foste in un momento di attesa verso la metà di giugno, però in realtà è perché state aspettando che che si dissolva la nebbia, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere con il diavolo. Due di pentacoli e fante di spade. Ragazzi, qua potrebbe essere una terza persona. Cioè, voi, la seconda persona e la terza persona con questo cavaliere di spade. Si è girata anche questa. Asso di denaro, asso di bastoni, scusate. Ho come l'idea che siate, diciamo, tra l'incudine e il martello in giugno. C'è qualche cosa che vi condiziona a livello mentale. Il cavaliere di spade, se non fosse una persona e fosse un'energia, potreste essere voi che avete un po' troppo fretta di arrivare ad un certo risultato, ad un certo punto, ad un certo tipo di incontro, ad un'azione. Se invece fossero due persone, con questo due di pentacoli, è come se cercasse di gestire la situazione, di gestirvi tra queste due persone. Però ho come l'idea che il fante di bastoni potrebbe essere qualcuno che già conoscete, mentre il cavaliere di spade è una persona nuova. Andiamo a vedere la morte al contrario. Scusate. Abbiamo un 4 di pentacoli che avevamo già qui. 9 di pentacoli al contrario è ruota della fortuna. Ragazzi, qui si tratta di tagliare o qualche vecchia abitudine o qualche vecchia relazione con il diavolo e la morte al contrario e la ruota della fortuna. Probabilmente avete il 4 di pentacoli che è una carta di attaccamento, il 9 di pentacoli al contrario che è una carta di dipendenza e con il diavolo ci potrebbe essere qualche tipo di dipendenza affettiva nei confronti di una delle due persone o se proprio non avete nessuno in questo caso è come se aveste bisogno di rivedere il vostro modo, il vostro tipo di attaccamento nei confronti degli altri, perché potrebbero esserci delle tendenze a sviluppare dipendenze affettive e qui vi dice che è un tipo di atteggiamento che in realtà va lasciato indietro. Diciamo che ci vuole il coraggio per effettuare certi tagli, ed è quello che, diciamo, sarete portati a trovare in questo mese di giugno. Tenete presente che comunque c'è anche la ruota della fortuna, è una carta di cambi positivi, è una carta di cambi inaspettati ed è anche un numero 10 e qui abbiamo un 13. Sono due carte di chiusura e inizio cicli. La carta della morte è una carta di rigenerazione, ma è come se doveste avere il coraggio voi di prendere questa scelta, di cambiare le carte in tavola. Se questo cavaliere di spade fosse una persona nuova, ragazzi, fate attenzione perché con il diavolo potrebbe essere una persona, come vi posso dire, un po' troppo determinata, un po' troppo, magari anche invadente. Cercate di mettere i vostri paletti. Perché con il 2 di pentacoli ho come la sensazione che qualcuno cerchi di star dentro a un determinato tipo di situazione piuttosto che di relazione, probabilmente proprio con questa persona, con il cavaliere di spade. Però fate attenzione perché c'è questo diavolo e c'è anche questa tendenza da parte vostra a dipendere magari dalla routine degli altri, magari da quello che sono anche le finanze per qualcuno, perché abbiamo un 4 di pentacoli, eh. Ragazzi, non vedo grossi innamoramenti, sinceramente, sì che potrebbero entrare delle persone, ma considerato il diavolo e la morte come se fossero un test, una prova che vi mette davanti l'universo per, diciamo, allenare, sviluppare il vostro discernimento, per farvi capire cos'è che volete e cos'è che non volete. Fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere un oracolo per vedere come terminiamo la lettura.
lascia andare il tuo ex, è tempo di ripulire la tua energia. Sì, in effetti può anche essere che questo diavolo sia condizionato, che vi siate, diciamo, aggrappati a qualche tipo di realtà che era inerente al vostro ex. Ragazzi, qui potrebbe essere molto utile fare dei lavori per liberare la rabbia, per il perdono, per, come vi posso dire, la cura, la guarigione, ecco, del bambino interiore anche, ok? Amici del Toro, questo è quello che ho per voi per il mese di giugno. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare meglio le energie del prossimo periodo. Potete farmelo sapere con un like, con una condivisione, un commento, ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! E andiamo avanti con gli amici della Vergine. Anche per voi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, sono generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse proprio risuonare nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega proprio come unire il significato di più oroscopi, spiega le linee di tempo, spiega come trovare l'ascendente, insomma è una guida, può essere utile. Trovate anche, sempre nella descrizione del video, il link che vi spiega di che cosa parla tutta la sezione di crescita spirituale riservata agli abbonati e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. 9 di coppe, regina di bastoni, regina di denari, 9 di denari e fante di bastoni, ragazzi. Tante figure, devo dire. Essendo una lettura di single promette bene. Vi dico che avete 2 9, 9 di coppe, 9 di denari e 2 regine. Quindi ho come la sensazione che qualcuno qui viva d'abbondanza. Il 9 di coppe è una carta che parla di un appagamento emotivo fondamentalmente. Può anche essere una carta che ci dice che state bene nel vostro entourage, che siete in un momento, diciamo, di up energetico, di abbondanza vibrazionale, ecco, chiamiamola così. La regina di denari e di bastoni, ragazzi, potrebbero rappresentare due persone con le quali entrerete in contatto nel prossimo mese di giugno e da lì abbiamo poi questo 9 di pentacoli, quindi l'abbondanza, la ricchezza, la soddisfazione personale, le coccole, qualcuno che, perché il 9 di pentacoli io lo associo molto all'amor proprio, all'auto cura. E poi questo fantastico fante di bastoni. Andiamo a vedere subito con i mini tarocchi di che cosa si tratta, così riesco a dirvi qualche cosa di più. Però con tutte queste figure, ragazzi, ho idea che vi divertirete in questo mese di giugno. Ok, andiamo a vedere il 9 di coppe. Un'altra volta la regina di bastoni e gli amanti al contrario. Wow! Allora, molto probabilmente agli inizi di giugno ci sarà già, diciamo, qualche conoscenza che potrebbe solleticarvi, o potrebbe anche essere con questo 9 di coppe un evento, una manifestazione, qualche incontro magari di tipo sociale, che vi porterà a conoscere appunto questa regina di bastoni. Andiamo avanti, vediamo la regina di bastoni. Wow, fante di bastoni e 9 di pentacoli. Interessante come le carte si ripetano, ragazzi. Allora, io sento che questa persona, uomo o donna che sia, non importa, sapete che comunque il sesso raffigurato nelle carte rappresenta un'energia, non necessariamente il fatto che la persona sia uomo o donna. Però qui ho come proprio la sensazione che la persona che andrete a conoscere, diciamo con la quale approfondirete la conoscenza verso metà giugno, potrebbe essere proprio una persona che ha già raggiunto un suo stato sociale. Può anche essere una persona che abbia un'attività in proprio, che abbia un'impresa, che abbia già un proprio lavoro, magari. Adesso dipende poi dall'età che avete.
però è come se ci fosse già una sorta di indipendenza da parte di questa persona. E vi devo dire che è una persona molto generosa, ha anche una certa posizione sociale, però è come se fosse una persona, essendo raffigurata da una donna, che ha un grande senso materno. Anche lì, fatemelo sapere poi nei commenti. Andiamo a vedere la regina. Ok. 4 di bastoni e carro. Interessante, la regina di denari è un'altra persona, potrebbe essere un'altra persona con la quale avete un contratto, quindi magari potrebbe anche essere un collega di lavoro, una collega di lavoro, un cliente, un fornitore, il muratore che vi sta ristrutturando casa o non lo so, la sarta da cui avete portato i pantaloni, cioè non lo so. Però è qualcuno con il o la quale c'è una sorta di, come vi posso dire, o contratto con questo 4 di bastoni, quindi a livello lavorativo, oppure come se potesse esserci una persona, cioè come se fosse una persona che sapete già chi è, non è proprio del tutto nuova, ed è come se ci fosse anche una sorta di rapporto già stabile con questa persona. Nel caso proprio non conosciate nessuno e questa persona non sia nuova per voi, ho come la sensazione che ci sia una possibilità di organizzare, di creare una stabilità anche a livello di movimenti, anche a livello di spostamenti, come se doveste effettuare un viaggio con questa persona o come se il viaggio che affronterete a giugno vi darà la possibilità di conoscere questa persona. Il viaggio di cui parla il carro normalmente è un viaggio lungo, può anche essere un trasferimento abitativo, però visto che siamo vicino alle vacanze, magari per qualcuno si tratta di una vacanza. Ma se dovete cambiare casa, è facile che questa persona possa essere la vicina, il vicino, una persona che conoscete lì al bar sotto casa, insomma. Andiamo a vedere il 9 di denari. Guardate ragazzi, potrebbe anche essere se per esempio state frequentando qualche corso o magari qualche corso di aggiornamento, cose di questo genere, potrebbe anche essere una persona che conoscete in quel frangente, in quell'occasione. Allora, il 9 di denari è spiegato da un 8 di bastoni e da un 2 di pentacoli. Qui è come se ci fossero dei progetti in vista, ragazzi. È come se, guardate, il mese lo vedo bellissimo. 9 di Pentacoli è una carta che parla di amor proprio, di abbondanza, abbondanza di occasioni, abbondanza di divertimento. È una carta, avete due carte di appagamento qui. Quindi veramente sento che le conoscenze che andrete a fare e quella che andrete ad approfondire vi farà ritrovare l'entusiasmo, vi farà ritrovare un po' di amor proprio, vi farà ritrovare la voglia di giocare, la voglia di comunicare. Wow, direi che è una stesa bellissima, avete carte splendide e tra l'altro sono più o meno sempre le stesse energie che si ripetono, però ragazzi ho come la sensazione che se resterete single a fine giugno sarà solo perché voi non volete entrare in una relazione, però qui ho proprio la sensazione che conoscerete una persona che vi soddisferà da diversi punti di vista, soprattutto è come se vi desse sicurezza all'interno della relazione, ok? Andiamo a vedere un arcangelo, scusate, un angelo del cuore, un oracolo, vediamo come termina la stesa. Wow, dai una possibilità alla tua relazione, lavora sulla coppia, create una stabilità, degli accordi. Il 4 di bastoni normalmente parla di contratti, può anche parlare di una convivenza per qualcuno. Vi dico, qui c'è o un trasferimento o una differenza abitativa o un dislocamento, quindi ognuno di voi poi lo applica alla propria realtà. Poi abbiamo dipendenza reciproca. Situazioni di dipendenza stanno condizionando la tua vita sentimentale. Qui avevate gli amanti al contrario, che parla sempre di uno scarso amor proprio, quindi fate attenzione a non aspettare troppo che l'altro vi dia input, che l'altro decida, che l'altro scelga, che l'altro, puntini puntini.
cercate sempre di prendere in mano voi le redini della vostra vita, esattamente come dice il carro. E poi abbiamo conoscersi. Se svelate l'uno all'altro il vostro sé più nascosto, rafforzate il vostro legame. E qui, come nella carta degli amanti, si tratta di mettersi a nudo nei confronti dell'altro, cioè nel momento in cui ci si apre al 100% all'altra persona, ehm, e si vedono le debolezze dell'altra persona e come le affronta, è appunto un modo di essere onesti, essere cristallini nei confronti dell'altro e questo rafforza il legame. Vi dico, per chi segue soprattutto i video degli abbonati, insomma, in questo caso qui si tratta di non essere troppo aperti, ok? Giustamente ci si conosce, come vi posso dire, ci si sperimenta poco per volta, però è anche giusto non aprirsi del tutto subito, nell'immediato, non inondare l'altra persona con tutti i nostri problemi, le afflizioni, perché è un'ombra della polarità positiva, ok? Cari amici della Vergine, spero che la lettura vi sia stata utile. Fatemelo sapere con un like, con un'iscrizione, con un commento, condividendo il video, potete aiutarmi. Ogni tipo di supporto sapete che è sempre ben accetto e io di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale. Vi ringrazio anche di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao! Proseguiamo con gli amici del Capricorno. Anche per voi ragazzi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere e sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire il significato di più oroscopi. Trovate il link al video che vi spiega di che cosa tratta tutta la sezione degli abbonamenti e trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Cavaliere di Spade, la morte. Andiamo a vedere. Cavaliere di Spade potrebbe essere una persona che conoscerete a inizio giugno. Normalmente quando c'è un Cavaliere di Spade si parla di un'energia veloce, di un'energia dirompente, direi. Certe volte il Cavaliere di Spade rappresenta anche una persona che è piuttosto, come vi posso dire, invadente, cioè una persona che insiste, una persona che va dritto al sodo. Ehm, è il cavaliere più veloce del mazzo di tarocchi, quindi è come se avesse fretta in un certo senso. Potrebbe anche essere la vostra energia. Adesso poi lo andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi. Proseguiamo comunque con la carta della morte e qui mi dice che c'è qualche tipo di atteggiamento, pensiero, dinamica anche da lasciare indietro. Normalmente quando c'è la morte si parla di un taglio di quello che non serve più per rinascere proprio, per poter dar seguito a una trasformazione, insomma. Abbiamo poi anche la carta dell'imperatore 6 di bastoni. Quindi attraverso questa morte, attraverso questo passaggio, questo taglio, che andremo a vedere dopo di che cosa si tratta, arriva un imperatore, ragazzi. Arriva un imperatore e i 6 di bastoni. Quindi può essere una persona, anche qui direi che può essere una persona che ha già definito una posizione sociale piuttosto che un lavoro, potrebbe anche essere un politico, un personaggio pubblico, ehm, però è già una persona che ha costruito qualcosa. E terminiamo con la carta del 6 di spade. Ho proprio come la sensazione che se per esempio il cavaliere di spade siete voi che state andando dritto verso una persona che vi interessa, a fine mese, ragazzi, sarete visti. Questa persona vi noterà, raggiungerete il vostro risultato.
Ma andiamo a vedere con i mini tarocchi di specificare un pochettino. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. È volata letteralmente una carta, adesso la recupero. Nove di spade, adesso prendo quella che mi è caduta. Bene, 6 di coppe. Allora, 6 di coppe parla di amore romantico, di amore platonico, parla di quell'amore da fiaba che ci si immagina quando si è adolescenti. Però è anche vero che il 9 di spade, essendo il contrario, mi dice che è come se in un certo senso state uscendo da un certo tipo di situazione, da un certo tipo probabilmente anche di malessere o di pensieri. Difatti poi abbiamo la morte. Andiamo a vedere la morte. 8 di coppe e 5 di bastoni. L'8 di coppe è l'arcano minore dell'eremita, è una carta che parla di introspezione. Ho come la sensazione che qualcuno sia combattuto sul se andarsene da un certo luogo, da una certa situazione o conoscenza oppure no. Come se ci si domandasse se è il caso di tagliare, magari anche con certe idee, perché vi ricordo che quando c'è il 6 di coppe le idee dell'amore sono un po' romantiche, un po' infantili, ecco, da adolescenti giustamente. E qui ci sono anche come dei conflitti interni. È come se voi foste coscienti che siete in questa fase di 9 di spade all'inizio di giugno e a metà giugno cominciate a dire no, ok, così non va bene, che cosa devo lasciare, che cosa non accetto più nella mia vita. Perché, ripeto, potrebbe anche essere questo cavaliere di spade che verso il o la quale nutrite questo amore romantico, però ad un certo punto, eh, considerato il malessere in cui vi trovate, come se a metà giugno decideste di smettere di pensare a questa persona o di romanticizzare questa persona. Andiamo a vedere l'imperatore. Imperatore e imperatrice, 9 di coppe e 2 di spade. Ragazzi, potenzialmente la persona che andrete a conoscere a giugno, quindi questo imperatore, potrebbe essere, vi dico, la vostra anima gemella, ma perché? Perché abbiamo anche un 6 di coppe. E poi comunque sono scusate, imperatore e imperatrice. Però con questo, datemi una carta per il 9 di coppa al contrario, perché ho come la sensazione che qui qualcuno stia lottando, magari proprio con determinazione, per essere visto o vista. C'è una torre al contrario. È come se fosse portati verso fine giugno a ridimensionare quello che per voi è l'appagamento all'interno di una relazione, all'interno di una conoscenza, all'interno di una coppia. Fa un po' parte di quei pensieri che bisogna lasciare indietro. Perché qui con questo 2 di spade c'è qualche cosa di cui voi ancora non siete consapevoli. Tenete presente che quando c'è la torre al contrario, perché qualche tipo di certezza e di sicurezza dovrebbe essere ridimensionata, ricalibrata, modificata, distrutta anche, perché normalmente la torre distrugge per poi ricreare un ambiente più sano, una relazione più sana. Andiamo a vedere 6 di bastoni. Wow, 4 di bastoni e 7 di spade. Ragazzi, qui raggiungerete il risultato. A fine giugno potrebbe esserci il raggiungimento della stabilità,
di questa relazione che magari qui inizia con una persona che va e che viene, che non capite bene, qui arriva il momento di dire ok, no, così non mi sta bene, da qui in avanti è un po' come se cambiassero le dinamiche. Vi dico, a fine mese c'è questo 4 di bastoni, parla di stabilità, parla di serenità, anche il 4 di bastoni come 6 di bastoni parla di obiettivi raggiunti, parla proprio di contratti di matrimonio, quindi in questo caso voi siete single, quindi magari si potrebbe trattare di una convivenza o semplicemente di un concretizzazione della relazione a due. È come se appunto foste visti. Qui con il 7 di spade al contrario è come se venisse fuori qualche tipo di realtà. Qui avete il 7 di spade e il 4 di coppe. Io dico che ci sono certi atteggiamenti che voi avete mantenuto fino alla morte, letteralmente, cioè nel senso per paura di essere rifiutati, ma è come se a giugno capiste che questo atteggiamento non vi porta da nessuna parte, porta solo dei conflitti, quindi è un po' come dire ok, non mi comporto più così, non ho più paura di essere, non lo so, abbandonato piuttosto che non visto, perché io ho imparato a vedermi, quindi so come mostrarmi agli altri. Ricordo che quel 2 di spade aveva la benda. Ed è quello che andrete a manifestare alla fine del mese, quindi sì che c'è il raggiungimento di un risultato, c'è un riconoscimento, è come se da fine giugno in poi foste finalmente visti da una persona in particolare. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo per chiudere la lettura, andiamo a vedere cosa vi vogliono dire. Torna ad essere libero, è il momento di riprendere il controllo della tua vita, rompere con gli schemi che non servono più. Ragazzi, ho sentito il sapore di, credo che sia perché non l'ho mai bevuto, come di ginger ale, di bitter, di come quegli aperitivi frizzantini che, ehm, che ci sono di vari generi. Mm, Credo che sia il ginger ale perché mi è arrivata anche questa parola. Io in realtà non l'ho mai assaggiato, quindi non so che tipo di sapore abbia. Però ho come la sensazione che potrebbe essere o una bevanda che prende l'altra persona o una bevanda che vi verrà voglia di bere. Sono tipo crodino. Diciamo che il sapore era amaro e con le bolle, come se fosse una bevanda leggermente frizzantina. E ho come l'idea che nel mese di giugno questo momento dove vi godrete questa bevanda potrà farvi venire l'ispirazione, ecco. Magari non è una bevanda gasata, se non siete soliti bere bevande gasate, potrebbe essere una bevanda amara comunque. Bene, cari amici del Capricorno, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo futuro. Se sì, potete mettere like, potete iscrivermi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è importante e di fatto ringrazio tutte le persone che supportano il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!